Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Solito ritornello, benvenuti e benvenute se questa è la prima volta che capitate qui. Allora, che cosa facciamo oggi in questa video lezione di italiano? Ritorniamo con le nostre video lezioni di italiano, o almeno ritorno con le nostre video lezioni di italiano, perché, come sapete, se siete iscritti e iscritte alla newsletter, la scorsa settimana sono stata in vacanza. Non ho fatto niente di speciale, sono semplicemente andata al mare quasi tutti i giorni con la mia famiglia. E adesso sono pronta per ricominciare con queste lezioni di italiano. Nella video lezione di oggi vorrei parlare di due verbi italiani che vedo creano ancora molta confusione. E vedo che questi due verbi creano confusione anche per i miei studenti e le mie studentesse. Quindi, miei studenti e mie studentesse, se mi state guardando in questo momento, mi raccomando, aprite le orecchie, prendete un bel quaderno e prendete appunti per la prossima lezione. Nella video lezione di oggi vorrei parlare della differenza in italiano tra i verbi bisognare e avere bisogno. Questo perché questi due verbi di base sostanzialmente hanno lo stesso significato, non hanno un significato tanto diverso, ma sono usati, il loro uso nella lingua italiana è diverso, ricordate questo. Dunque, nello specifico, nella video lezione di oggi vedremo la differenza tra il verbo bisognare e il verbo avere bisogno, e poi vedremo alcuni piccoli approfondimenti su questi due verbi italiani. Prima di iniziare però con la nostra lezione, vi ricordo come sempre che se volete avere dei contenuti esclusivi, come ad esempio la trascrizione dei podcast in formato PDF, la trascrizione delle nostre interviste in formato PDF più glossario, i sottotitoli dei video di YouTube in formato PDF e gli esercizi di grammatica che trovate sul nostro sito, sempre in formato PDF, se volete avere tutti questi contenuti esclusivi, potete visitare il nostro sito lernilango.com e nella sezione contenuti esclusivi troverete tutte le informazioni per avere questi contenuti esclusivi. Inoltre, sempre nella sezione contenuti esclusivi, troverete tutte le informazioni per 1. Partecipare al quiz mensile di Lernilango, quiz mensile che vi darà la possibilità, se vincete, di vincere un'ora di lezione con me, e 2, sempre nella sezione contenuti esclusivi, troverete tutte le informazioni per potervi unire al gruppo Telegram di Lernilango, dove conoscere altri studenti e studentesse della lingua italiana e dove, soprattutto, poter fare delle domande dirette a me. Ripeto, per avere informazioni su tutti questi contenuti esclusivi, visitate il nostro sito lernilango.com e troverete tutte le informazioni nella sezione contenuti esclusivi. Detto questo dunque, rimbocchiamoci le maniche, che non abbiamo perché fa caldo ed è estate, quindi rimbocchiamoci queste finte maniche e iniziamo subito con la lezione di oggi. Partiamo subito dalla differenza tra il verbo avere bisogno e il verbo bisognare. Iniziamo ad analizzare insieme il verbo bisognare in italiano. Il verbo bisognare è un verbo impersonale. Quindi, che cosa significa che il verbo bisognare è un verbo impersonale, secondo voi? Questo verbo può avere o non può avere un soggetto? Questo verbo non può avere un soggetto, ma è usato, ha solamente un solo uso, è usato come impersonale, dunque senza soggetto.
Io non posso dire io bisogno, tu bisogni, lui bisogna. Questo è sbagliato. Mi raccomando, ricordate questa cosa. Il verbo bisognare non ha mai un soggetto. L'unica forma accettabile e possibile del verbo bisognare è la terza persona singolare, ma attenzione, impersonale. Mi raccomando. Quindi io posso dire bisogna partire, bisogna comprare la frutta, bisogna telefonare alla mamma, per esempio. Vedete? In queste frasi che ho appena detto non c'è un soggetto specifico, non c'è nessuna persona, cosa, eccetera, che fa l'azione. In questi casi il soggetto è impersonale. Notate inoltre che cosa mettiamo, vedete, dopo il verbo bisogna in italiano. Dopo il verbo bisogna usiamo sempre, come vedete negli esempi, l'infinito. Non usiamo altro, ok? Non usiamo bisogna il cane, per esempio. Non mettiamo altri nomi dopo il verbo bisognare, ma mettiamo solamente l'infinito. Vediamo adesso invece quale è il significato del verbo bisognare in italiano. Il verbo bisognare ha esattamente lo stesso significato del verbo dovere, ok? Il verbo bisognare può anche avere il significato di è necessario, è importante, è fondamentale, è obbligatorio. Anche queste, verbo essere più aggettivo, sono tutte forme impersonali. Se dunque io dico bisogna comprare la frutta, sto dicendo si deve comprare la frutta, è necessario comprare la frutta, è importante comprare la frutta, è fondamentale e obbligatorio comprare la frutta. Quindi questi sono tutti sinonimi del verbo bisognare e, come vedete, queste sono tutte forme impersonali, senza soggetto specifico. Bisogna comprare la frutta. Chi deve comprare la frutta? Chi è il soggetto? Non lo sappiamo, non abbiamo un soggetto specifico, perché appunto è, ripeto, e lo ripeterò per sempre fino alla fine di questo video, è una forma impersonale. E a proposito di forma impersonale, vi faccio una domanda. Se il nostro verbo bisognare è un verbo impersonale, secondo voi forme come si bisogna comprare la frutta sono corrette? È corretto mettere prima del verbo bisognare il pronome impersonale si? Assolutamente no, non è corretto, perché il nostro verbo bisognare nasce come impersonale e quindi non abbiamo bisogno di mettere prima del verbo bisognare la particella si, che come sapete rende un verbo normale impersonale. Io esco il sabato sera, si esce il sabato sera, forma impersonale. La particella si rende in questo caso il verbo uscire un verbo impersonale, ma questa operazione, questo procedimento non possiamo farlo con il verbo bisognare, perché il verbo bisognare nasce come un verbo impersonale e non ha bisogno della particella si. Vediamo adesso invece il nostro secondo verbo, e cioè il verbo avere bisogno. Il verbo avere bisogno, a differenza di bisognare, è un verbo personale. Questo significa che il verbo avere bisogno può avere un soggetto e quindi posso dire io ho bisogno, tu hai bisogno, lui, lei ha bisogno, noi abbiamo bisogno, voi avete bisogno, loro hanno bisogno. Come vedete, possiamo usare con il verbo avere bisogno tutti i soggetti, perché, a differenza di bisognare, è un verbo
personale. Io ho bisogno di fare la spesa. Tu hai bisogno di telefonare alla mamma. Io ho bisogno di una macchina. Tu hai bisogno di una vacanza. Io ho bisogno dei miei amici. Tu hai bisogno della tua famiglia. Vedete in questo caso, dopo il verbo avere bisogno, innanzitutto usiamo sempre la preposizione di avere bisogno di. Memorizzate queste tre parole come un unico elemento, perché vanno sempre, sempre, sempre insieme. Avere bisogno di. E, a differenza del verbo bisognare, come vedete negli esempi, possiamo usare dopo avere bisogno di, possiamo usare sia l'infinito. Ho bisogno di fare la spesa. Vedete? Di fare, infinito. Ma possiamo anche usare un nome. Ho bisogno dei miei amici. Ho bisogno di una vacanza. Vedete? Dopo avere bisogno di, dunque, possiamo usare sia l'infinito che nomi di persone, cose, animali, eccetera, eccetera. Cosa che non possiamo fare con il verbo bisognare, perché ricordate, con il verbo bisognare usiamo solo l'infinito dopo il verbo bisognare. Domandina che vi faccio adesso. Con il verbo avere bisogno, secondo voi è possibile creare la forma impersonale? Quindi posso dire cose come si ha bisogno di fare la spesa? Si ha bisogno di una vacanza? Sono frasi corrette queste, secondo voi? La risposta è sì, assolutamente sì, perché questo verbo avere bisogno non nasce come impersonale, ma diventa impersonale se noi prima di avere bisogno mettiamo la particella sì. Si ha bisogno di. In questo modo il verbo diventa impersonale, a differenza, ricordate, di bisognare. Passiamo adesso invece a vedere velocemente dei piccoli approfondimenti. Il primo approfondimento riguarda il passato prossimo. E dunque, come formiamo il passato prossimo del verbo bisognare e del verbo avere bisogno? Punto di domanda. Il verbo bisognare al passato prossimo diventa è bisognato. Durante quell'incendio è bisognato evacuare tutte le persone. Passato prossimo del verbo bisognare. Avere bisogno, invece, semplicemente diventa ho avuto bisogno, hai avuto bisogno, eccetera, eccetera. Quel giorno hai avuto bisogno di me. Molto semplice per avere bisogno di. Un altro piccolo approfondimento, invece, riguarda il verbo bisognare. Perché? Perché in italiano, in realtà, è possibile dire io ho bisogno, tu bisogni, lui bisogna, lei bisogna, eccetera, eccetera. Ma queste sono forme in disuso. Queste forme personali del verbo bisognare sono forme in disuso, non si usano più adesso nell'italiano contemporaneo e queste forme appartengono molto di più all'italiano del passato e non all'italiano del presente. Infatti, adesso vi faccio vedere una cosa. Se andiamo sul vocabolario Treccani e digitiamo bisognare, troveremo proprio questa informazione. Eccoci qui sul vocabolario Treccani e vediamo adesso che cosa dice il vocabolario su questo verbo bisognare. Verbo intransitivo, derivato di bisogno, presente bisogna, bisognano e, attenzione, guardate un po', rare le forme personali io ho bisogno, noi bisogniamo, eccetera, eccetera. Qui vi dice come formare il congiuntivo e qui vi dice ausiliare essere, cioè l'ausiliare da usare per il passato prossimo, che, come abbiamo già visto nel video, è l'ausiliare essere, e bisognato.
Quindi, come vedete, anche sul vocabolario vi dice rare sono le forme personali. Mi raccomando a questa cosa. Bene, la lezione di oggi è finita, spero che sia stato tutto chiaro, mi raccomando, come sempre, se avete domande nei commenti e se volete esercitarvi su questo argomento, sul nostro sito learnilango.com troverete gli esercizi a correzione automatica per fare un po' di pratica. Io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro una splendida giornata o serata, dipende da dove siete. Grazie e alla prossima, ciao!